Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo tag. Questo l'ho trovato sul canale di Hobby di Biblioteca, vi lascio il suo video qui sotto. Ne ha realizzati due che sono I Summer e I Love Summer che seguirà. E il contrario per quelli che amano l'estate, invece non so se voi siete un amante di questa stagione, ma io l'amavo più che altro prima quando non faceva così caldo. Adesso col cambiamento climatico mi sta piacendo sempre di meno, preferisco la primavera. Comunque diciamo che mi piace il bel tempo. Taggo un po' di canali qui sotto se volessero rifarli e vediamo, sono solo 5 domande comunque. Numero 1, 30 gradi all'ombra, un libro soffocante. Qui mi è venuto in mente i libri di Herman Hesse. Io ho provato a leggerne diversi, soprattutto il Gioco delle perle di vetro, ma anche Siddhartha, il lupo della steppa, eccetera. E li ho trovati molto pesanti e soffocanti come libri. L'ho trovato un autore difficile e abbastanza pesante, ripeto, almeno per me. Infatti devo averli dati via i libri. Numero 2, Zanzare, uno o più personaggi di un libro davvero fastidiosi. Qui vi cito Il garzone del macellaio, questo di Patrick McCabe, un autore irlandese, in parte autobiografico il libro. Il personaggio fastidioso è il protagonista più che altro, che è Francie Brady, un garzone del macellaio, appunto, mentalmente un po' disturbato, sullo sfondo di una società bigotta di amici che eh, s- ostracizzano un po' la sua famiglia, li scartano, li mettono da parte, non li vogliono frequentare. Lui non è molto a posto con la testa, diciamo, e diventa aggressivo e si fa delle paranoie, delle manie di persecuzione e uccide, insomma. Personaggio disturbato e protagonista è Francie Brady. Il libro è molto bello e ci conduce attraverso la follia della mente del protagonista, diciamo, l'autore. Numero 3, Sudore, un libro con uno o più personaggi viscidi e disgustosi. Qui ho pensato Niente orchidee per Miss Blendish, questo, di Jane Sedley Chase, dove la protagonista Miss Blendish appunto è una ragazza di buona famiglia, benestante, che viene rapita e poi viene rubata da un'altra banda, la banda che l'aveva rapita, e viene risequestrata. E c'è uno dei protagonisti che è un ragazzo viscido, schifoso, un po' ritardato, che si innamora e la violenta ripetutamente e viene drogata, eccetera, e subisce violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche. Un libro un po' pesante, ma molto molto bello. Ne sono stati tratti almeno due film. Numero 4, Spossatezza, un libro che ho fatto fatica a concludere. Qui vi cito Padre Padrone di Gavino Ledda. Il protagonista è lui, è un libro autobiografico che era appunto uno scrittore sardo che aveva il padre che non voleva farlo studiare, voleva fargli fare il pastore, diciamo. Lo picchiava e non gli permetteva di andare a scuola, gli buttava i libri, eccetera. Alla fine è riuscito lo stesso, andandosene, a diventare giornalista e poi scrittore, che è un libro che, devo dire la sincerità, io ho trovato piuttosto pesante e noioso. Però me l'hanno fatto leggere quando andavo a scuola, ero ragazzina. Numero 5, Insonnia, un libro che ti ha tenuto sveglio la notte. Qui è un libro che ho riletto di recente, l'avevo già letto, che è Amori di Giacomo Casanova. Ve ne ho già parlato nell'ultimo wrap up, dove c'è appunto un estratto della biografia di questo famoso gaudente seduttore, dove racconta un po' delle sue avventure. Tra l'altro scritto benissimo, era un uomo intelligente, spiritoso, simpatico, scriveva molto bene e molto colto. È un libro che può andare bene per tutti, ve lo consiglio. Bene, oggi abbiamo già finito, è stato breve, grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.